Buckingham Palace è rimasto in silenzio per un momento quando è apparsa Kate Middleton. Non per il suo abito, ma per la tiara che portava in testa. È un tesoro a cui la regina Elisabetta tiene molto. Il sorriso della regina Camilla si è spento e i suoi occhi si sono riempiti di mistero. Kate ha attraversato per sbaglio una linea invisibile o si è trattato di una mossa nascosta? Cosa è successo in quel momento di tensione e perché questo diadema ha suscitato tanto scalpore? Scopriamolo! La corona che ha dato il via a tutto. Le tiare indossate dai reali non sono tutte uguali. Alcuni personaggi sono ricchi di storia e la loro stessa presenza ispira riverenza. Tra tutti, ce n'è uno che spicca più degli altri. Un esempio è la tiara indossata dalle giovani donne in Gran Bretagna e Irlanda. La regina Elisabetta II indossava questa magnifica corona di diamanti, che è una meraviglia dell'oreficeria britannica e che per lei era molto più di un semplice ornamento. Era una cosa importante per lui, una rappresentazione del suo governo. Le conversazioni sommesse si trasformarono in una cacofonia nel momento in cui Kate si trovò accanto alla sua controparte. Il significato non poteva essere smentito. Oltre a essere un segno di rispetto per la defunta regina, è stata anche una dichiarazione della sua eredità. Inoltre, Camilla osservava: per comprendere il significato di questa particolare occasione è necessario tornare all'anno 1893. Fu in quel periodo che Lady Eva Greville, insieme a un gruppo di altre dame della nobiltà, raccolse i fondi necessari per acquistare questo diadema, allo scopo di regalarlo alla principessa Mary di Teck, che sarebbe poi diventata la regina Maria, in occasione del suo matrimonio con il futuro re Giorgio V. Uno spettacolo di diamanti taglio brillante, incastonati in argento e oro. Il diadema è stato disegnato da Garrard. Comprendeva un complesso motivo di bulles e ghirlande ed era rinomata per la sua maestria. La sua ammirazione era incrollabile. L'uso che se ne faceva era piuttosto comune. Inoltre, in breve tempo divenne uno dei suoi gioielli più riconoscibili. D'altra parte, era anche nota per la sua propensione a modificare i suoi gioielli, una pratica comune tra le donne reali. Nel 1914 fece rimuovere le decorazioni originali di perle e le riutilizzò in quello che sarebbe diventato il diadema del nodo degli amanti. Questo diadema è stato collegato alla principessa Diana e, successivamente, alla stessa Kate Middleton. Le ragazze della Gran Bretagna e dell'Irlanda sono membri del Consiglio d'Europa. Fu infine un regalo di nozze che la regina Elisabetta II ricevette nel 1947 e alla fine ereditò il diadema. Elisabetta la chiamava affettuosamente tiara della nonna e divenne ben presto il capo d'abbigliamento che indossava e che le stava più a cuore. La indossava nelle foto ufficiali, nelle cerimonie di Stato e pae. Probabilmente, soprattutto sulle monete e sui francobolli britannici. Era un rappresentante del governo britannico. Il fatto che questo particolare diadema fosse inaspettatamente leggero e piacevole da indossare, a differenza di altri diademi più pesanti e complessi, lo rendeva un'opzione economica per un monarca sempre sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, nonostante la sua facilità d'uso, era simbolo di qualcosa di più profondo: la coerenza. Nel corso di diversi decenni, è servita come simbolo del potere inespugnabile della monarchia britannica. Con ogni foto reale e funzione diplomatica, la regina diventava un'immagine di stabilità, responsabilità e tradizione. Aveva adornato le teste delle regine prima di lei ed era diventata un simbolo di queste cose. Questo particolare diadema, a differenza di altri oggetti appartenenti al cavò reale, non fu mai rimosso dalla sua collezione o dimenticato. Come Isabel, non ha mai mancato di essere al centro dell'attenzione di tutti. Per questo motivo, il suo arrivo su Kate Middleton è stato una vera e propria sorpresa. Nel corso di molti anni, la regina Elisabetta ha messo insieme con cura la sua collezione di gioielli. Subito dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2022, cominciarono a circolare voci sul modo in cui la sua vasta collezione di tiare, collane e spille sarebbe stata distribuita equamente. Si prevedeva che Camilla, la regina consort, avrebbe continuato a essere la proprietaria della tiara indossata dalle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda. Tuttavia, con una mossa del tutto sorprendente, è stata Kate Middleton a presentarsi a un pranzo di Stato tenutosi a Buckingham Palace, indossando il bene più prezioso della defunta regina. Dal momento in cui entrò, gli sguardi di tutti furono attratti da lei. La reazione di Camilla, che si trovava sul lato opposto della sala, era difficile da ignorare.
I fotografi si affrettavano a catturare lo scatto ideale. I giornalisti scrivevano rapidamente e la situazione era caotica. Non si trattava solo di una grande dichiarazione di moda, ma trasmetteva anche un messaggio serio. È stato indossando questo diadema che Kate ha potuto identificarsi esplicitamente con l'eredità della regina Elisabetta. Era un simbolo che non faceva rumore, ma era inconfondibile. Non era solo la principessa del Galles, ma anche la regina in attesa della generazione successiva. È importante notare che le tiare sono più che semplici ornamenti sotto la monarchia britannica. Questi oggetti servivano come strumenti politici e come simboli di posizione e favore reale. Quando e chi utilizza cosa ha un grande significato. Nel corso della storia, le uniche donne reali a cui era permesso indossare un diadema erano quelle sposate, a significare la loro trasformazione da popolane a reali. Chi può indossare ogni diadema è sotto la diretta autorità del re, che si assicura anche che ogni oggetto trasmetta un messaggio di lealtà, rango e tradizione. Kate ha fatto capire di avere il pieno sostegno dell'eredità del defunto monarca, scegliendo di indossare la tiara che era considerata la più amata dalla regina Elisabetta. Ciò indicava che c'era un cambiamento di influenza e che si riconosceva che il futuro della monarchia dipendeva da essa. D'altra parte, ciò sollevava una questione importante. In quale stato si trovava Camilla? La responsabilità maggiore per la protezione dei gioielli della regina Elisabetta doveva ricadere su Camilla nel suo ruolo di regina consorte. L'attrice aveva già indossato diverse tiare della defunta monarca, tra cui la Greville Tiara e la Delia Durbar Tiara. Questa, invece, era destinata a Kate. Non c'è voluto molto perché la gente reagisse quando le foto di Kate Middleton hanno iniziato a circolare sui media e sui social network. Gli osservatori della famiglia reale riconobbero immediatamente il significato della sua decisione. Era la prima volta da decenni che qualcuno di diverso da Isabel indossava quel diadema, almeno secondo chi ha fatto questa osservazione. Molti l'hanno vissuta come l'inizio di una nuova era. Una conferma che Kate, e non Camilla, era il vero successore dell'immagine pubblica di Elisabetta. Una conferma sottile ma inequivocabile. Tuttavia, molti si sono chiesti quali fossero le implicazioni di questa vicenda a porte chiuse. Re Carlo ha dato la sua personale approvazione? Potrebbe essere stato un tentativo consapevole di ignorare Camilla. O potrebbe essere stato un semplice riconoscimento del crescente protagonismo di Kate all'interno della famiglia reale. Una cosa era sicuramente evidente, indipendentemente dalla causa. Camilla era arrabbiata per la rabbia. Non era la prima volta che i gioielli creavano problemi dietro le mura del palazzo e, come la storia ha dimostrato, quando si tratta di tiare reali, raramente i disaccordi riguardano solo i diamanti. È una questione di potere, di influenza e di identità della persona che governa veramente. Anche Camilla non aveva intenzione di lasciarlo passare senza accorgersene. Cosa ha fatto infuriare Camilla? Dietro le quinte c'è stata una lotta per il dominio. Camilla ha trascorso anni a destreggiarsi con attenzione nel suo ruolo all'interno della monarchia, cercando gradualmente di ottenere l'approvazione dell'opinione pubblica dopo una storia caratterizzata dalle polemiche. Aveva l'impressione di aver ereditato non solo il titolo di Carlo, ma anche una parte consistente della collezione di gioielli della regina Elisabetta II quando era diventata regina consorte. La Greville Tiara e la Delia Durbar Tiara erano due delle numerose tiare reali che ora aveva nella sua collezione. Indossandoli, Camilla aveva rivendicato con sicurezza la posizione di dama reale più anziana, inviando al resto del mondo il messaggio che era diventata la figura femminile più influente all'interno della monarchia. Poi, però, Kate ha fatto il suo debutto indossando la tiara più costosa che la regina Elisabetta possiede. Rispetto ai precedenti gioielli indossati da Camilla, questa tiara non era come le altre. Si è rivelato essere il diadema. Quella che la defunta regina aveva conservato per molti anni, che era stata inclusa in un gran numero di foto ufficiali e che era stata persino raffigurata sulla moneta britannica. Il suo significato storico andava ben oltre quello di un oggetto ornamentale. Rappresentava l'identità della monarchia e Kate aveva appena iniziato a rivendicarla. È consuetudine che la regina consorte sia la donna di più alto rango della famiglia reale, seconda solo al monarca che è ora al potere. Ci sono alcune aspettative che derivano da questa posizione. Tuttavia, la maggiore importanza di Kate ha reso questa gerarchia più problematica, grazie alla sua posizione di principessa del Galles.
Kate ha un titolo che in passato era associato alla principessa Diana, e l'influenza di Diana continua a farsi sentire in tutta la famiglia reale. D'altra parte, a differenza di Diana, Kate ha trascorso anni a coltivare un atteggiamento calmo e metodico nei confronti del suo lavoro, lavorando per non apparire in rivalità con la regina consorte. Kate ha trasmesso un messaggio non dichiarato, ma inequivocabile, indossando la tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda. Non era più solo la giovane donna in attesa della famiglia reale. Era diventato il volto pubblico del futuro della monarchia agli occhi della popolazione. Così facendo, ha aggirato l'autorità di Camilla e si è allineato direttamente all'eredità della regina Elisabetta II, piuttosto che alla regina consorte attualmente al potere. Le controversie sulla tiara nella famiglia reale. Oltre agli splendidi diamanti e alle pietre preziose scintillanti, i gioielli reali sono composti da molto altro. Ogni opera d'arte ha una storia, un simbolismo e spesso una discussione controversa. I diademi sono stati al centro di rivalità reali, conflitti di potere e silenziosi atti di sfida per secoli, quando sono stati indossati dai reali. Da molto tempo è oggetto del galateo reale e talvolta di scandalo. Stabilire chi può indossare quale diadema e quando. La decisione di Kate Middleton di indossare la tiara considerata più preziosa dalla regina Elisabetta è solo l'episodio più recente di una lunga storia di occasioni drammatiche che hanno circondato questi manufatti. I numerosi disaccordi sulle tiare sono stati fonte di attrito all'interno del palazzo per molti anni. Queste divergenze vanno dalla potenziale eredità della tiara Spencer da parte della principessa Charlotte al difficile legame di Camilla con i gioielli di Diana. Un'ulteriore tiara ha prodotto un nuovo tipo di dramma reale, non legato alla famiglia Windsor ma piuttosto all'eredità della principessa Diana. Questo è avvenuto mentre il mondo era impegnato a speculare su chi avrebbe ereditato la grande collezione di gioielli della regina Elisabetta. Una tiara di diamanti creata nel 1930 è nota come Spencer Tiara. Da molti anni in possesso dell'aristocratica famiglia Spencer, Diana indossava il diadema il giorno in cui sposò il principe Carlo nel 1981. Dopo la terribile morte della principessa Diana, il diadema è rimasto in possesso della famiglia Spencer ed è stato conservato ad Althorp House, che era la casa ancestrale del conte Spencer. Molti pensavano che la principessa Charlotte, l'unica nipote di Diana, sarebbe stata la destinataria di questo straordinario oggetto. Camilla, invece, si è detta contraria a questo concetto. Secondo alcune persone vicine alla famiglia reale, Camilla avrebbe voluto che la tiara rimanesse alla famiglia Spencer, piuttosto che essere consegnata alla figlia di William e Kate. L'enorme legame che il diadema ha con Diana è uno dei motivi per cui alcuni ritengono che lei si sentisse a disagio nell'indossarlo. Il pensiero che la principessa Charlotte possa un giorno indossare il diadema nuziale, appartenuto alla nonna, è un omaggio naturale per molti ammiratori della famiglia reale. È possibile che per alcuni, tra cui Camilla, sia un ricordo di una storia che vorrebbero lasciarsi alle spalle. Il segno indelebile lasciato dai gioielli di Diana. Il modo in cui viene presentata al pubblico è sempre stato un aspetto di cui Kate Middleton è consapevole, in particolare per quanto riguarda l'eredità creata dalla principessa Diana. Il primo passo significativo per stabilire un legame con la cara principessa scomparsa è stata la scelta di indossare l'anello di fidanzamento con zaffiro di Diana, considerato uno dei gioielli più famosi al mondo. Tuttavia, Kate non è l'unico membro della famiglia reale che è stato visto indossare uno dei gioielli di Diana. Inoltre, Camilla è stata osservata mentre indossava abiti che in passato appartenevano al suo defunto concorrente. Il clamore suscitato da Camilla nel gennaio 2022 è stato causato dal fatto che ha riutilizzato una delle collane di Diana come spilla. A suo tempo, l'oggetto era una magnifica collana di smeraldi e diamanti regalata a Diana dalla regina Elisabetta II. Si tratta di uno dei gioielli più iconici indossati dalla principessa, che lo indossò come diadema in occasione di un evento svoltosi in Australia nel 1985. Il fatto che Camilla abbia improvvisamente avuto accesso ai gioielli più preziosi della principessa è stato un promemoria angosciante per i fan più accaniti di Diana. E non è andato giù loro. Kate, invece, ha adottato un approccio più delicato, poiché ha indossato pezzi della collezione di Diana senza apportarvi alcuna modifica. Il diadema del nodo d'amore.
Gli orecchini di perle pendenti di Diana e il bracciale di zaffiri sono stati tutti avvistati su di lei. Tuttavia, il diadema del nodo d'amore è stato molto più evidente. Non deve sorprendere che questo sia diventato un altro segreto motivo di contesa tra la famiglia reale. Se il diadema Spencer è stato oggetto di numerose discussioni, il diadema del nodo d'amore è stato oggetto di almeno altrettante controversie. Un'opera d'arte straordinaria con 19 archi di diamanti e perle che penzolano dal soffitto. Commissionata inizialmente dalla regina Maria nel 1913. La principessa Diana lo indossava regolarmente prima del suo divorzio dal principe Carlo, essendo uno dei suoi pezzi più amati. Il fatto che sia stato prestato a Diana dalla regina Elisabetta II è un'indicazione significativa della funzione che svolge all'interno della famiglia reale. Dopo la scomparsa di Diana, il diadema non è stato visto dal pubblico per più di 20 anni, il che ha portato molte persone a ipotizzare che fosse stato sottratto in modo furtivo. Tuttavia, nel 2015 si è verificato un evento sorprendente. Kate Middleton è stata avvistata con indosso il diadema. Alla luce del fatto che era la prima volta che il diadema veniva indossato dopo la scomparsa di Diana, quel particolare momento era degno di nota. La sua comparsa nella mente di Kate è stata il segno che stava avvenendo qualcosa di significativo, ovvero la trasmissione di un'eredità. Il diadema del nodo d'amore è qualcosa che Camilla non ha mai indossato, nonostante abbia accesso ai gioielli reali. Che sia fatto volontariamente o in risposta a un ordine diretto, il risultato è lo stesso. È Kate, e non Camilla, a portare avanti l'eredità di Diana attraverso i suoi gioielli. La reazione del pubblico è stata negativa, nonostante Camilla abbia tentato di reimmaginare il suo aspetto utilizzando alcuni degli abiti di Diana. Le gemme che Diana indossava sono considerate molto personali e molti ritengono che Kate sia la legittima erede di queste ricchezze. Tuttavia, la controversia che ha circondato i diamanti appartenuti a Kate, Camilla e Diana non è un episodio unico. Fin dalla notte dei tempi, i diademi sono stati motivo di contesa tra la famiglia reale. La controversia che ha preceduto il matrimonio di Meghan Markle con il principe Harry nel 2018 è uno dei casi più recenti di controversia. Si era detto che Meghan avesse messo gli occhi su una tiara di smeraldo della collezione reale, ma la sua richiesta non è stata accolta. D'altra parte, le è stata presentata la tiara a fascia di diamanti che indossava la regina Mary. Un oggetto stupendo, ma non la sua prima scelta. Secondo quanto riportato, la regina Elisabetta II è intervenuta personalmente e ha ricordato a Meghan che le tiare reali vengono prestate e non selezionate. Secondo quanto riportato, l'evento ha generato tensioni tra Meghan e il personale di palazzo e ha persino portato a un conflitto tra il principe Harry e i funzionari del Consiglio Reale. Il messaggio è stato inequivocabile. I diademi reali sono soggetti a determinate regole, che vengono rispettate con attenzione. La decisione di Kate Middleton di indossare il diadema più prezioso che aveva la regina Elisabetta è semplicemente la più recente di una lunga serie di controversie che sono state associate alle tiare. Tuttavia, poiché rafforza delicatamente un cambiamento di potere, è forse una delle cose più significative che siano accadute. Kate è diventata la donna fisicamente più potente della monarchia grazie all'uso deliberato dei gioielli reali, in particolare quelli associati alle regine Elisabetta e Diana. Nella prospettiva del grande pubblico, Kate è quella che incarna l'autentico futuro della monarchia, nonostante Camilla possa possedere il titolo di regina consorte, poiché ci sono ancora altre tiare, collane e spille che non sono state mostrate. C'è ancora un dubbio. Prima che Camilla riesca a impedire a Kate di reclamare un'altra parte del lascito della regina Elisabetta, quanta altra eredità si prenderà? Il viaggio che Camilla ha fatto con i gioielli di Diana. Due standard diversi. Il rapporto di Camilla con i gioielli della principessa Diana è stato motivo di disagio per diversi anni. Nonostante l'usanza reale preveda che i cimeli di famiglia vengano tramandati da una generazione all'altra, ci sono alcuni oggetti che hanno un peso simbolico che li eleva a qualcosa di più di un semplice tesoro di famiglia. Rappresentazioni di lignaggio, fedeltà. Una mossa che molti non condividono è stata fatta da Camilla quando ha riutilizzato una delle collane più riconoscibili di Diana. Questo evento è considerato uno dei più controversi nella storia dei gioielli reali. Per alcuni, non è stato altro che una nuova vita per un tesoro storico. Si ricordava che Camilla ora possedeva l'autorità e i vantaggi che Diana aveva in precedenza. Non si trattava di un messaggio sottile.
La risposta fu immediata. Tuttavia, la gente comune aveva un'opinione diversa, nonostante diversi opinionisti reali sostenessero il diritto di Camilla di indossare i gioielli reali. Molti devoti di Diana sostenevano che Camilla, la donna che in passato era stata definita l'altra donna nel matrimonio di Carlo e Diana, avrebbe dovuto mantenere inalterati i gioielli personali di Diana. Un osservatore della famiglia reale ha posto la domanda: perché dovevano essere di Diana? Altri hanno portato alla luce lo strano modo in cui vengono trattate diverse donne reali quando indossano gioielli che sono stati loro tramandati. Le polemiche sorgono ogni volta che si vede Camilla indossare i gioielli appartenuti a Diana. Il fatto che Kate li indossi è considerato un sentito ricordo della defunta. Indubbiamente, la differenza sta nel sentimento della popolazione. È stato il principe William, figlio di Diana, a prendere la decisione di regalare a Kate i capi appartenuti alla defunta suocera e di indossarli. Camilla, invece, è stata vista come un'estranea per tutta la durata della storia di Diana. Nonostante Camilla indossi gioielli appartenuti alla regina Elisabetta, il saluto è, nella migliore delle ipotesi, appena tiepido. Rispetto a quando Kate Middleton ha indossato i diademi più cari alla regina Elisabetta, le sue apparizioni con la corona della regina Mary, che è stata cambiata in modo controverso per rimuovere il contestato diamante Koch e Knorr, sono state accolte con un livello di entusiasmo molto inferiore, mentre le decisioni di Camilla sui gioielli di Diana sono state accolte con una certa reazione. Le scelte di Kate hanno riscosso un ampio apprezzamento. Piuttosto che essere considerate un cambiamento della tradizione, sono ritenute una sua continuazione. Tuttavia, Camilla sta ancora cercando di accettare questa situazione. Nel corso degli anni ha cercato diligentemente di consolidare il suo posto di regina consorte, aderendo scrupolosamente alla sua immagine pubblica, assumendo compiti reali sempre più significativi, indossando gioielli appartenuti alla regina Elisabetta e collegandosi all'eredità della defunta monarca. D'altra parte, Kate l'ha superata in un attimo. La tiara indossata dalle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda era un pezzo del patrimonio reale che non era mai stato identificato con Camilla. Kate ha recuperato questo pezzo di storia indossandolo. Si trattava di una dichiarazione molto ovvia. Non solo Kate era in corsa per la corona, ma si stava anche contendendo il favore del popolo. I limiti del potere di Camilla sono stati messi in luce da questa particolare occasione. Per quanti gioielli possiate indossare? Diana o la regina Elisabetta? Non potrete mai cancellare decenni di storia e le opinioni della gente comune. Il fatto che Kate sia giovane, ben voluta e indiscutibilmente destinata a diventare la futura regina, assicura che lascerà sempre un'eredità più significativa. Nonostante Camilla abbia vinto il campionato, non ha mai conquistato completamente il cuore della gente. Mentre la regina consorte guarda Kate diventare la prossima grande icona della monarchia britannica, non può fare a meno di preoccuparsi di cosa farà una volta raggiunto questo traguardo. Si sollevano preoccupazioni di natura significativa sul futuro della tiara. Kate continuerà a indossare gli oggetti più famosi che la regina Elisabetta abbia mai creato? Nel caso in cui la regina venisse a mancare, cosa ne sarebbe della sua enorme collezione di gioielli? E che tipo di impatto avrà sulla successiva generazione di reali, che comprende anche il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis? Le usanze e le pratiche. Il fatto che Kate abbia recentemente fatto la sua apparizione indossando la tiara indossata dalle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda ha reso evidente una cosa. In questo momento sta portando avanti l'eredità della defunta regina. Attraverso l'uso di questo manufatto storicamente significativo, Kate si lega visivamente al passato, determinando al contempo il futuro della monarchia. Se il passato è indicativo, il lavoro di Kate continuerà a crescere e con esso il suo accesso ai tesori più preziosi della regina Elisabetta. In occasione delle prossime cene di Stato e funzioni diplomatiche, molti prevedono che continuerà a indossare le tiare appartenute alla defunta regina. È importante ricordare che questo servirebbe solo a rafforzare il suo status di capo della monarchia. È possibile che il diadema di Stato di Giorgio IV, indossato dalla regina Elisabetta durante il viaggio verso l'incoronazione, sia un altro diadema storico che Kate indosserà negli anni a venire. È possibile che Elisabetta indossi per l'occasione anche il diadema francese che la regina Maria indossava durante il suo matrimonio? Questa collezione di diademi è ricca di significato storico.
Ogni persona che ne fa uso trasmette una dichiarazione sul futuro della monarchia. Se continuerà a indossare i capi più cari alla regina Elisabetta, rafforzerà ulteriormente la sua immagine di vero erede dell'influenza e dell'eredità di Elisabetta. Forse ancor più della regina Camilla. Kate rafforzerà la sua immagine di vera erede dell'eredità di Elisabetta. Ora, però, che ne sarà della collezione di gioielli della regina Elisabetta? La collezione di gioielli della defunta regina è tra le più complete e inestimabili collezioni del suo genere in tutto il mondo. Comprende tiare, spill, collane e orecchini, tra gli altri accessori, ed è composto da più di 300 articoli. Detto questo, la sua distribuzione è ancora un segreto reale strettamente custodito. La maggior parte dei gioielli reali è tradizionalmente considerata parte della corona, il che significa che vengono tramandati da un re all'altro piuttosto che essere ereditati privatamente. D'altra parte, anche la regina Elisabetta possedeva una collezione privata, che potrebbe aver lasciato in eredità ad alcuni membri della sua famiglia. Al momento, Re Carlo è responsabile della collezione e si pensa che stia monitorando la distribuzione di determinati oggetti a persone specifiche. Nonostante il fatto che una parte significativa della collezione continuerà a essere conservata nei caveau reali, è evidente che l'accesso di Kate a importanti manufatti sta crescendo. Persiste l'incertezza sulla capacità di Camilla di esercitare un controllo su di loro. È possibile che la prossima generazione di reali erediti i diademi della regina Elisabetta nel lungo periodo. I gioielli reali, che comprendono un numero significativo di tiare attualmente in circolazione, saranno infine affidati alla custodia del principe George, che un giorno diventerà re. Allo stesso tempo, come altre principesse in passato, si prevede che la principessa Charlotte erediterà una serie di importanti manufatti. È stato ipotizzato che Charlotte riceverà la Spencer Tiara. C'è anche la possibilità che il principe Louis abbia un ruolo nella distribuzione dei gioielli reali, in particolare nel caso in cui sposi una futura figura reale che voglia avere accesso a questi pezzi. Il modo in cui questi giovani reali gestiranno le collezioni di gioielli appartenute alla madre e alla nonna avrà un impatto significativo sulle tradizioni associate alla monarchia. Per fare un esempio, è possibile che Charlotte si discosti dalla norma e indossi una tiara prima del suo matrimonio? È possibile che questo porti le tradizioni dei gioielli reali ai giorni nostri e garantisca che determinati oggetti siano eternamente legati a Kate piuttosto che a Camilla? Una cosa è certa, ma solo il tempo ci dirà cosa succederà. La rivendicazione da parte di Kate di alcuni degli oggetti più preziosi della regina Elisabetta ha creato un precedente per la generazione successiva di reali. Non si tratta solo di un pettegolezzo reale, ma anche di una reazione all'uso da parte di Kate del diadema più prezioso della regina Elisabetta. In particolare, si tratta di una manifestazione del cambiamento di potere che sta avvenendo all'interno della monarchia. Il fatto che Camilla sia la regina consorte non cambia il fatto che Kate sia emersa come la donna più potente della famiglia reale. Nonostante Camilla continui a imporre il suo potere, questo momento ha dimostrato che Kate è la futura regina e che la nazione la riconosce e la sostiene. Il fatto che Kate continui a indossare i pezzi più importanti della collezione della regina, Elisabetta assicura che continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo della famiglia reale. All'interno della monarchia, il potere non si basa solo sui titoli, ma anche sul patrimonio. Inoltre, Kate ha già trionfato in questo conflitto. Quale delle due? Kate o Camilla?